Ho sempre avuto una relazione particolare con il fumetto italiano. Li amo, li leggo, da un certo punto di vista li trovo spesso superiori a quanto fatto da tante altre nazioni, ma al contempo ne riconosco come il loro valore sia quasi sempre relegato a un determinato momento storico e che, estrapolati da esso, perdano molto della loro forza, sia essa comica, eversiva o semplicemente narrativa. In passato vi ho così parlato di Dylan Dog, spiegandovi come a parer mio avesse perso forza proprio perché lontano dal suo periodo storico di riferimento e sapete quale altro fumetto italiano ha accompagnato la mia giovinezza? Alan Ford, di Bunker e Magnus. TNT, 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 il gruppo TNT, eccolo qui. Alan Ford esordisce in edicola nel 1969, pubblicato dalla casa editrice Corno. Come accade spesso per i grandi prodotti della cultura popolare italiana, questo dato temporale non è un dettaglio editoriale, ma una vera e propria chiave di lettura. Il 69 non è un anno qualunque, è una frattura storica, una zona di passaggio in cui il paese smette di riconoscersi nel racconto che ha fatto di sé fino a quel momento, ma andiamo un attimo con calma. L'Italia arriva a quel punto dopo il cosiddetto miracolo economico, circa 58-63, una fase di crescita industriale rapidissima, sostenuta da investimenti pubblici, manodopera a basso costo e una forte spinta all'industrializzazione del nord, una vera e propria riproposizione della questione meridionale giolittiana. I dati macroeconomici parlano di aumento dei consumi, elettrodomestici nelle case, automobili, televisione, ma sotto questa superficie prospera si accumulano diseguaglianze profonde. Milioni di persone si spostano dal sud verso le città industriali, nascono periferie improvvisate, quartieri dormitorio e una tipologia di lavoro spesso ripetitivo, alienante, privo di reale mobilità sociale. Politicamente poi l'Italia è dominata dalla democrazia cristiana, forza di governo quasi ininterrotta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, mentre il Partito Comunista Italiano, PC, rappresenta una delle più grandi opposizioni comuniste d'Occidente. Parallelamente, figure come Aldo Moro cercano un equilibrio difficile fra stabilità, riforme e aperture a nuove istanze sociali, mentre il paese è attraversato da tensioni che non trovano più sbocchi ordinari nelle istituzioni. Tra il 68 e il 69 queste tensioni esplodono. Il movimento studentesco contesta l'università, l'autoritarismo, la selezione di classe. Il mondo del lavoro entra in una fase di conflitto durissimo. Il cosiddetto autunno caldo del 69 non è una metafora, è una stagione di scioperi generalizzati, occupazioni di fabbriche, contrattazioni aspre, guidate anche da sindacati come la CGIL. Le fabbriche si fermano, le piazze si riempiono e il linguaggio politico diventa estremamente aspro e violento. Ma è importante sottolinearlo, non siamo ancora negli anni di piombo, per quanto ci stiamo avvicinando, né nella disillusione post-80, ma nel preambolo rabbioso e rivoluzionario. La violenza politica organizzata non è ancora esplosa, ma il clima è saturo di sfiducia. L'idea che il progresso sia automatico, che il benessere sia una traiettoria naturale, è ormai incrinata. E per la prima volta dopo gli eventi della guerra, il futuro, ancora una volta, non appare più come una promessa, ma come un'incognita. Ed è esattamente in questa zona grigia, tra la fine dell'illusione e l'inizio del trauma, che nasce Alan Ford. Non in un'Italia disperata, ma in un'Italia stanca, un paese che ha corso molto per distanziarsi dal suo passato e che ora si scopre affaticato, confuso e incapace di riconoscere il volto del potere che lo governa. Un contesto in cui la satira non può più limitarsi alla caricatura bonaria, ma deve diventare cinica e spietata, perché spietato è il mondo che racconta. Alan Ford non nasce contro un singolo partito né come pamphlet ideologico, nasce come risata da retrobottega, come sguardo laterale su un sistema che continua a presentarsi come vincente mentre produce scarti, fallimenti e sopravvissuti. È figlio di un'Italia che ha già capito di essere entrata in una crisi, ma non ha ancora le parole e il coraggio per nominarla. Il gruppo TNT, eccolo qui. Come detto, Alan Ford arriva in edicola il 2 aprile del 69, pubblicato da Editoriale Corno. Ma questa uscita non rappresenta un punto di partenza assoluto. È piuttosto il punto di arrivo di un percorso creativo già lungo e stratificato e soprattutto di un lavoro preparatorio che, a sentire Max Bunker, non ha nulla dell'improvvisazione. Anzi, Bunker racconta di aver impiegato 2 anni a costruire e rifinire ogni dettaglio del mondo di Alan Ford e di averci dedicato weekend, feste comandate e perfino quelle non comandate.
Per 2 anni, sui periodici della Corno, compariva una pagina con una scritta secca e quasi ipnotica: prossimamente Alan Ford. Quando finalmente arriva in edicola, il primo numero vende 28.000 copie. Un inizio che non è un trionfo, e infatti il secondo numero crolla a 8.000, tanto che la serie rischia di essere chiusa in tempi record. Bunker racconta che al numero 4 la meteora Alan avrebbe dovuto scomparire, l'aria era funeraria e si aspettava la comunicazione ufficiale dell'editore. Poi, in modo quasi paradossale, la decisione finale viene lasciata a lui. E lui decide di continuare, tra la perplessità generale. Col senno di poi la definisce una decisione vincente. Dentro questa nascita così concreta, fatta di attese e di rischio reale, ci sono 2 autori con ruoli distinti e un curriculum che pesa. Luciano Secchi, vero nome di Max Bunker, nato a Milano nel 1939, entra giovanissimo nell'editoria popolare e diventa rapidamente un autore prolifico, pragmatico, con una conoscenza quasi industriale dei meccanismi seriali e del pubblico da edicola. Prima di Alan Ford, Bunker è già un autore centrale del fumetto italiano. Nel 62 crea Maschera Nera, disegnata da Paolo Piffarerio, e nello stesso anno dà vita anche ad Atomic. Nel 64 arriva Criminal, seguito pochi mesi dopo da Satanic, 2 serie nere che spingono il fumetto verso territori più crudi e realistici, abbattendo tabù che fino a quel momento erano stati considerati intoccabili. In altre parole, quando Bunker decide di costruire Alan Ford, non lo fa da dilettante, lo fa da uno che ha già dimostrato di saper leggere il mercato e soprattutto di saperlo forzare. Dall'altra parte c'è Roberto Raviola, in arte Magnus, nato nel 1939 a Bologna. Il suo tratto è riconoscibile perché non si limita a disegnare bene, carica ogni corpo e ogni volto di espressività, deforma, accentua, insiste sul dettaglio fino a trasformare la figura in un commento. E proprio qui si capisce perché Alan Ford sia stato fin dall'inizio un progetto a 2 teste. Bunker costruisce una macchina narrativa e comica, Magnus la traduce in un mondo visivo che non addolcisce nulla, anzi spesso rende l'umorismo fisicamente spigoloso. È anche per questo che la loro collaborazione, già rodata su vari personaggi e serie, arriva alla fine degli anni 60 in una fase di trasformazione più che semplice continuità. Secchi non sta solo scrivendo, sta anche muovendo leve editoriali, fonda la rivista Eureka, porta al pubblico italiano personaggi e fumetti di respiro internazionale, e dentro quel contesto nasce anche il Max Magnus, il progetto che unisce i loro 2 pseudonimi e che racconta le avventure di un re despota e del suo infido amministratore fiduciario, una palestra perfetta per la satira e per il grottesco. Sempre in quell'orbita editoriale si colloca anche l'esperienza spionistica di Bunker con Dennis Cobb, agente SS-018, iniziata nel 65, un lavoro importante non tanto per la fama, quanto perché dimostra che Bunker conosca il genere dell'agente segreto dall'interno, ne padroneggi i cliché, i ritmi, le strutture, e quindi può permettersi di sabotarlo con cognizione di causa. Ed è proprio qui che Alan Ford prende forma nella sua idea più semplice e più feroce: prendere il mito dello spionaggio e capovolgerlo. Bunker racconta di inseguire da tempo l'idea di un gruppo di diseredati positivi nell'atteggiamento, ma immersi in un umorismo fatto di ironia, sarcasmo e miseria, e ammette che i primi isolaretti umoristici infilati qua e là in Criminal e Satanic sono stati già esperimenti che lo hanno portato a immaginare il gruppo TNT. Niente agente perfetto, niente efficienza, niente glamour. Al posto del quartier generale super tecnologico c'è un negozio di fiori cadente, e al posto del capo carismatico c'è il numero 1 decrepito e parassitario, una caricatura di potere che non guida, ma sopravvive. Il protagonista in questo sistema è concepito come antieroe totale. Alan è un giovane grafico pubblicitario squattrinato, senza qualità eccezionali, che entra nel gruppo TNT non per vocazione ma per errore, rispondendo a un annuncio di lavoro. E anche sul piano grafico Bunker racconta un dettaglio rivelatore. Nella scelta dei personaggi, Magnus realizzò tutti alla svelta, tranne Alan, perché ogni disegnatore ha il suo bello e lo standard iniziale non convinceva. La ricerca si sblocca quando Bunker vede il film Ciao Pussycat e associa ad Alan il volto pulito e spiritoso di Peter O'Toole. È un particolare apparentemente piccolo, ma in realtà dice molto. Alan doveva essere riconoscibile, normale, in senso quasi cinematografico, proprio perché tutto il resto intorno a lui sarebbe stata una galleria di maschere grottesche.
E infatti un altro aspetto decisivo della nascita di Alan Ford è che non viene pensato come veicolo per un singolo personaggio, ma come una serie corale. È una scelta strutturale, i dialoghi di Bunker funzionano come scambi teatrali, i personaggi sono costruiti come funzioni comiche e simboliche, e Magnus li rende immediatamente leggibili come maschere visive. È l'unico modo sensato per far reggere un universo seriale lungo senza fossilizzarsi su un protagonista immobile. Ma infine chiarito che il successo non è immediato come visto e le cifre raccontate da Bunker lo rendono evidente senza bisogno di interpretazioni. Si parte, si oscilla, si rischia la chiusura. Alan Ford impiega tempo a trovare la propria forma definitiva e il suo pubblico. E quando nei primi anni 70 entrano in scena antagonisti destinati a diventare iconici, la serie consolida davvero la propria identità e si trasforma in un fenomeno di culto. Per questo la nascita di Alan Ford non è il frutto di un'intuizione isolata, ma l'esito di una lunga riflessione sul fumetto popolare e sui suoi generi, condotta da autori esperti che conoscevano benissimo le regole del gioco e hanno deciso di smontarle pezzo per pezzo, partendo proprio da ciò che sapevano fare meglio. Il gruppo TNT. Eccolo qui. A questo punto ha senso fermarsi sul primo numero di Alan Ford e chiarire perché vale la pena farlo. Non per esercizio di nostalgia né per feticismo filologico, ma per una ragione molto più semplice e concreta. Il primo albo è il luogo in cui l'opera dichiara le proprie regole, stabilisce il patto con il lettore e mette subito in chiaro quali sono le sue parti forti. Analizzarlo significa capire cosa si trovava realmente di fronte un lettore del 69 prima che il mito, il culto e la sedimentazione storica facessero il loro lavoro. La prima cosa che colpisce, già a livello formale, è il layout estremamente peculiare scelto da Magnus. Ogni pagina è costruita quasi ossessivamente su 2 sole vignette. Non è una soluzione neutra né un semplice espediente grafico, è una scelta che determina il ritmo stesso della narrazione. 2 vignette per pagina significano poche pause, pochissimo respiro, un avanzamento costante e compulsivo degli eventi. Il lettore non viene mai invitato a soffermarsi, a contemplare una scena o un'immagine. Viene invece trascinato in avanti, pagina dopo pagina, in una progressione che somiglia più a una raffica di battute che a una narrazione d'avventura tradizionale. Questo layout produce un pacing velocissimo e regolare, quasi meccanico. Ogni pagina deve fare qualcosa: introdurre una gag, ribaltare una situazione, aggiungere un dettaglio al mondo narrativo, far emergere un personaggio. Non esistono pagine di raccordo o di semplice esposizione. Ogni spazio viene sfruttato per spingere la storia in avanti e spesso lo fa attraverso il dialogo più che attraverso l'azione. È un ritmo che non cerca l'epica, ma l'accumulo e che già nel primo numero comunica chiaramente che qui l'avventura è solo un pretesto, mentre il vero motore è il meccanismo comico e satirico. Ed è proprio questo meccanismo a strutturare anche l'ingresso del protagonista. Alan Ford non viene introdotto come eroe nascente, né come personaggio speciale, destinato a distinguersi per capacità o virtù. È un grafico pubblicitario squattrinato, ordinario, che si muove in un mondo che non capisce fino in fondo. La sua entrata nel gruppo TNT avviene per puro errore, per una catena di fraintendimenti che costituisce già di per sé una dichiarazione poetica. Alan finisce nel gruppo perché gli altri agenti sono convinti che lui sia talmente bravo, talmente sotto copertura, da riuscire a fingersi perfettamente una persona qualunque. Il paradosso è totale: Alan è scambiato per un genio della dissimulazione proprio perché è, sinceramente, un mediocre. Questa premessa è fondamentale perché ribalta fin dal primo numero il mito dell'agente segreto infallibile. Non siamo di fronte a una parodia episodica, ma a un capovolgimento strutturale del genere. L'eroe non è competente, non è scelto, non è destinato a nulla, è semplicemente trascinato dentro un sistema che funziona male e che interpreta ogni suo fallimento come una prova di abilità straordinaria. In questo senso il primo numero non presenta Alan Ford, lo smonta ancora prima di montarlo. Parallelamente il gruppo TNT viene introdotto come entità collettiva più che come semplice contenitore. Fin dall'esordio è chiaro che il fulcro della serie non è il singolo protagonista, ma l'insieme dei personaggi, ognuno definito attraverso tratti rapidi, caricaturali, immediatamente riconoscibili. Anche qui il pacing gioca un ruolo decisivo. Non c'è il tempo per approfondimenti psicologici, ma non ce n'è bisogno, perché la funzione narrativa e simbolica di ciascuno è evidente già dal primo scambio di battute.
È una coralità che nasce non per espansione graduale, ma per esposizione immediata, quasi aggressiva. Il risultato complessivo è che il lettore del primo numero si trova davanti a qualcosa difficile da classificare con le categorie dell'epoca. Non è un fumetto d'azione, perché l'azione è continuamente sabotata. Non è una commedia pura, perché il tono è costantemente attraversato da un senso di miseria, di fallimento, di precarietà. Non è nemmeno una satira politica diretta, ma una satira di sistema che lavora per accumulo di situazioni assurde più che per allegoria esplicita. E tutto questo è già lì, concretamente, senza bisogno di sviluppi successivi. Analizzare il primo numero, quindi, serve a questo, a capire che Alan Ford non diventa ciò che è più avanti, ma lo è già in potenza fin dall'inizio. Il layout serrato, il ritmo compulsivo, l'ingresso occidentale del protagonista, la centralità del gruppo, l'uso costante della gag come motore narrativo. Sono tutte scelte fondative, non aggiustamenti successivi, e spiegano perché, ancor prima di parlare di successo, di rilevanza, Alan Ford fosse già un oggetto profondamente anomalo nel panorama del fumetto popolare italiano. Il gruppo TNT. Eccolo qui. Parlare dell'irrilevanza di Alan Ford richiede prima di tutto una precisazione quasi metodologica, che vale qui ma che in realtà vale per molte opere di cui mi sono occupato su questo canale. Irrilevante non significa fallito né tantomeno tradito, significa in senso storico e culturale aver perso la capacità di incidere sul presente, di funzionare come strumento attivo di lettura del mondo. È su questo piano che va posta la questione, non su quello dell'affezione personale o del gusto. Ed è un discorso che ritorna spesso, al punto che, a forza di ripeterlo, prima o poi lo riassumerò davvero con una formula sbrigativa tipo la solita questione linguistica e temporale. Ma qui vale la pena fermarsi un attimo di più. Il primo dato oggettivo da cui partire è l'uscita progressiva di Roberto Laviola Magnus dalla serie, che si conclude nel 1975 col numero 75. Questo passaggio è ampiamente documentato ed è uno snodo fondamentale, non perché Magnus fosse più bravo dei suoi successori in senso astratto, ma perché il suo segno non era neutro, era parte integrante del discorso satirico. Le figure deformate, i corpi stanchi, gli ambienti claustrofobici non si limitavano a illustrare i testi di Max Bunker, li aggravavano, li rendevano fisici, quasi sgradevoli. Dopo la sua uscita, il disegno di Alan Ford diventa progressivamente più ordinato, più leggibile, più standardizzato. Un cambiamento visivo verificabile che coincide con una perdita di attrito, di spigolosità e anche di quella bruttezza necessaria che rendeva la satira più efficace. Ma fermarsi a Magnus sarebbe riduttivo. Alan Ford continua a uscire, continua ad avere lettori e per anni mantiene una sua vitalità interna. Il punto non è individuare il momento in cui inizia a peggiorare, ma capire quando smette di essere centrale, quando perde la capacità di parlare direttamente al proprio presente. Ed è qui che il problema si sposta dal fumetto al mondo che il fumetto osserva. La satira di Alan Ford è costruita per colpire forme di potere riconoscibili, incarnate, caricaturabili. Personaggi come numero 1 funzionano perché il potere che rappresentano è vecchio, parassitario, visibile. Un potere che tra la fine degli anni 60 e i 70 molti giovani percepivano come distante, ipocrita e incapace di rinnovarsi. È lo stesso clima in cui si sviluppano i movimenti studenteschi e operai, non perché Alan Ford li rappresenti direttamente, ma perché condivide con quel mondo un bersaglio, una diffidenza radicale verso strutture di comando ereditate. In quel contesto la caricatura funziona, il nemico ha una faccia, un corpo, una voce ridicola da smontare. Col passare dei decenni, però, quel potere cambia natura. Diventa più astratto, più sistematico, più difficile da personificare. Meno padrone riconoscibile, più meccanismo. Meno figura grottesca, più rete invisibile. In uno scenario del genere, la satira fondata sulla maschera e sulla deformazione fisica fatica a trovare bersaglio, perché il bersaglio non si lascia più ridurre a caricatura. Non è che Alan Ford smetta di colpire, che colpisce qualcosa che non è più lì nello stesso modo in cui era prima. C'è poi un problema linguistico altrettanto decisivo. Alan Ford vive di dialoghi, di aforismi, di paradossi verbali. Negli anni 70 quel linguaggio è una rottura, è cinico, corrosivo, controintuitivo e proprio per questo affascinante. Col tempo però quello stesso registro viene assorbito dalla cultura di massa. La battuta amara, il nonsense disilluso, l'ironia nera diventano patrimonio comune della pubblicità, della televisione, del cabaret. Quando questo accade, Alan Ford smette di anticipare e comincia a riecheggiare, non perché perda intelligenza, ma perché il mondo gli passa sopra, metabolizzando proprio ciò che un tempo lo rendeva sovversivo.
Un altro indicatore meno misurabile ma storicamente evidente è lo spostamento della serie da oggetto di dibattito a oggetto di culto. Alan Ford diventa qualcosa che si ama ricordare, citare, collezionare. Le sue battute circolano come frammenti isolati, spesso slegati dal contesto originario o come segni di riconoscimento fra appassionati. È un passaggio cruciale. L'opera non vive più nel presente, ma viene riconosciuta e cristallizzata. E per una satira il riconoscimento è spesso l'inizio della fine, perché coincide con la perdita di urgenza. Infine c'è un elemento strutturale che va affrontato con attenzione. Alan Ford dura troppo a lungo rispetto alla funzione per cui era nato. Era un'operazione contingente, feroce, legata a uno specifico stato del mondo e a un preciso equilibrio tra forma, contenuto e contesto. In questo senso è importante essere onesti anche su Roberto Laviola. Magnus non ha mai spiegato apertamente perché abbia lasciato Alan Ford, né ha mai rilasciato una dichiarazione definitiva sul tema. Ma il suo abbandono dalla serie non è un'eccezione, bensì parte di un pattern coerente che attraversa tutta la sua carriera. Magnus lascia Criminal, lascia Satanic, lascia Alan Ford, ogni volta dopo aver contribuito in modo decisivo a definire l'identità visiva e il tono di una serie di successo. Non per polemica, non per dissidi pubblici, ma per una tensione costante fra la sua idea di lavoro autoriale e la serialità industriale lunga, con i suoi ritmi e le sue inevitabili ripetizioni. Dire che Magnus sapesse che Alan Ford stava per esaurire la propria funzione sarebbe scorretto sul piano documentale. È una mia riflessione, non una dichiarazione, ma è legittimo osservare che tutta la sua traiettoria successiva va nella direzione opposta. Opere più personali, tempi di lavorazione più dilatati, universi narrativi chiusi, un controllo maniacale della forma che mal si coincilia con una serie destinata a proseguire potenzialmente all'infinito. In questa prospettiva, l'uscita di Magnus da Alan Ford non suona come una fuga, ma come una scelta coerente col suo modo di intendere il fumetto. E qui sta il punto più delicato. Continuare all'infinito una satira significa trasformarla in marchio, in rituale, in identità stabilita. Significa congelarla. Alan Ford, nato per ridicolizzare i meccanismi di potere e dell'efficienza, rischia così di diventare esso stesso un meccanismo, una forma riconoscibile e rassicurante. Ed è questo il paradosso finale. Quando una satira sopravvive oltre il proprio tempo storico, corre il rischio di diventare proprio ciò che all'inizio aveva il compito di prendere di mira. Per questo Alan Ford non diventa irrilevante all'improvviso né per colpa di un singolo autore o di una scelta editoriale isolata. Diventa irrilevante quando il mondo smette di assomigliare al suo bersaglio, mentre lui continua a colpirlo con le stesse armi. Non è una sconfitta artistica, ma una conclusione storica. Ed è in fondo il destino di tutte le satire che hanno davvero colpito nel segno. Arrivano a un punto in cui hanno già detto tutto quello che avevano da dire. Da lì in poi non è più necessità, ma sopravvivenza. Il gruppo TNT. Eccolo qui. Arrivati a questo punto, Alan Ford non appare più come un fumetto invecchiato male, né come un mito da difendere a ogni costo. Appare per quello che è stato davvero, ovvero un'opera storica profondamente legata al tempo che l'ha generata, capace di colpirlo con una precisione che oggi semplicemente non è più replicabile. Se questo video ti ha aiutato a guardare Alan Ford non solo come ricordo, ma come un oggetto culturale vivo, situato, limitato e proprio per questo potente, allora direi che abbiamo centrato l'obiettivo. Io sono Matteo Di Bella, Ocelot MDB sui social, e se ti va di continuare questo discorso iscriviti al canale, lascia un like e dimmi nei commenti quale altra opera intoccabile ti piacerebbe vedere analizzata con lo stesso approccio. Perché la cultura pop è piena di monumenti, ma sotto la superficie, quasi sempre, c'è qualcosa di ancora più interessante.